Allora, parecchi di voi via email mi hanno chiesto: tu nei tuoi video parli spesso di iPhone e iOS, però non tratti mai per esempio, smartphone, Android, insomma tutto il mondo che riguarda l'Android, quindi accusandomi, fra virgolette, passate il termine, di essere di parte. E non sono ovviamente di parte, sono però una persona che ovviamente, avendo utilizzato per anni e anni e anni, quindi da quando è uscito il primo iPhone, sia cellulare Android che, praticamente cellulare Apple, ovviamente più che cellulare smartphone, ovviamente ho, proprio constatato con l'utilizzo intenso, perché non ricordo che, almeno io da tecnico e in sostanza tutti i tecnici, facciamo un utilizzo diverso da una persona normale che potrebbe essere un uso più comune, classico della chiamata, dei messaggi e di qualche applicazione, insomma, buttata giù di lì. Quindi noi facciamo veramente un utilizzo, pressante, insistente, insomma è costante l'utilizzo ed è veramente, enorme il lavoro che facciamo con gli smartphone, quindi molte volte proprio vanno in sostituzione proprio dei veri e propri computer. Quindi in questo caso non sono di parte su con iPhone, io ho trovato in iPhone quello che fa per me, non è detto che un'altra persona o un altro tecnico non trovi invece, a suo vantaggio prende un cellulare, uno smartphone, per meglio dire Android. Non per questo si deve buttare a terra iPhone perché si odia iPhone e non per questo si deve buttare a terra Android perché si odia l'Android. Per me, per l'utilizzo che ne faccio io veramente massiccio, ovviamente, e non potrei mai lavorare con un Android, anche di fascia alta, lavorerò sempre e sto continuando a lavorare con iPhone. Lasciando perdere questo, che non è proprio un video di Apple di iPhone, ma è proprio per spiegare a queste persone che comunque, diciamo, proprio perché non reputo magari l'Android un sistema operativo che possa essere, insomma, di gradimento, molto, molto utile a quello che faccio io, ovviamente non vengono, pubblicizzati, non vengono sponsorizzati, o, praticamente vengono fatte delle recensioni particolari. Però per esempio oggi, proprio parleremo invece per accontentare anche, questi utenti, parleremo per esempio di uno smartphone, Android, che ovviamente non si può mettere a paragone di iPhone, ma completamente, è lontanissimo anni luce, perché è lontanissimo anni luce anche come prezzo. Per esempio, dato che è uscito per esempio l'ultimo iPhone, il Pro, per esempio il 16, che costa 1.300 €, magari, la fascia che può essere quella minima per arrivare a, insomma, quasi 2.000 per le fasce insomma un pochettino più top, anche se magari acquistiamo un Max. In questo caso praticamente è inavvicinabile anche di prezzo, perché si parla minimo di 1.300 di iPhone contro questo cellulare che oggi vedremo che non è altro che la 25, quindi il Galaxy, la versione 5G. Qua per esempio me ne sono arrivati 2, quindi praticamente farò una recensione di questo smartphone, che questo per esempio qualità, prezzo lo trovo veramente carino. Ovviamente già, quindi parliamo proprio di prezzo anziché dirlo all'ultimo, quindi per questo non è paragonabile all'iPhone, perché non è paragonabile sia di caratteristiche che un telefonino di fascia medio-bassa. Questo di qui prende, per intenderci, prezzo di listino è intorno ai 3,50, una cosa del genere, 3,49, però in offerta, se siete fortunati, e soprattutto per ora ci sono queste offerte, lo potete acquistare a 200 € quasi, quindi il classico 199,90. Quindi insomma, approfittando di questa offerta, qua ce ne sono per esempio 2, anche se a me non piace Android, come vedete qua ci sono 2 cellulari, 2 smartphone Android, ovviamente sono 2 stock uguali. Quindi in questo caso perché secondo me questo è buono? Perché proprio qualità prezzo, non andrei mai a spendere io per esempio oltre i 400, 500 € per un Android, perché vi ho detto per esempio io utilizzo iPhone, preferisco spendere 1.400, 1.500 per un iPhone che so che lo utilizzerei al 100%, che spenderne magari già 500 che già so che non mi troverei bene col sistema operativo Android. Lasciando perdere questo, che abbiamo detto che non è una recensione a paragone con iPhone, parleremo solo di Android. Questa preview per farvi capire soltanto che, anche gli Android, anche se non piacciono, comunque si possono anche recensire, effettivamente qualche Android buono si trova. Per esempio questo di qui, vediamo perché ce n'è uno che già io avevo aperto, eccolo qua. Questo di qui prende il Galaxy A25 modello 5G, non so se si vede bene, comunque credo di sì. Insomma, cosa mi ha colpito? Calcolate che a me i colori dei cellulari, per esempio, non mi piacciono oltre il nero, quindi per me il cellulare deve essere nero, quindi nemmeno mi piace il colore alluminio, argento, quello dorato, insomma non mi piacciono questi tipi di colori, quindi questo è un gusto personale. Però per esempio questo di qui è un azzurrino che io non avrei mai acquistato, perché proprio a me già non piace, che vi posso dire, il dorato stesso, non mi piace l'alluminio, quindi l'argento, che sono colori comunque neutri. Quindi andiamoci a figurare un colorato sopra uno smartphone, non mi piacerebbe
non l'avrei comprato mai. Però questo celestino, per esempio, è diverso in questo Samsung, perché intanto potete vedere che comunque anche se è celestino si vede poco nella cornice il colore, poi il retro comunque è bello perché non è il classico colore che possa assomigliare a un puffo, intanto un celestino che è elettrico, e poi dietro, anche se comunque al tatto è liscio, ha dei piccoli pixellini all'interno che danno questo senso di diciamo non di gommatura, però di rilievo, quindi tutti questi quadratini che possono all'estetica sembrare che ci sia proprio il rilievo, invece è sempre fisso, quindi è sempre liscio, scusate. Quindi praticamente il colore effettivamente mi piace, celestino, praticamente è davvero carino. Cosa possiamo dire di questo smartphone? Intanto praticamente ovviamente cellulare che monta Android, qua abbiamo il comparto delle telecamere, delle fotocamere, anzi ce ne sono 3, qua il classico tasto accensione, volume, dall'altra parte la nano SIM, quindi che dire, insomma un cellulare che è veramente al tatto è leggerissimo, è grande come pollici praticamente 6,5, ha uno schermo praticamente AMOLED, dopodiché cosa c'è da dire? Il comparto fotocamere sono da 50 megapixel, il processore praticamente è un octa-core da 5, dopodiché promettono loro, e qua insomma si apre un discorso insomma che può durare settimane, loro promettono una durata più lunga della batteria. Ecco, per esempio, molti miei clienti, quando si parla di durata della batteria, mi dicono cellulare, lo smartphone dura poco. La mia prima domanda è: ma quanto dura lo smartphone? Una giornata arriva a fine giornata? E mi dicono sì, anche magari col 20-25%. Ecco, quella è la durata comunque reale dello smartphone per chi ne fa un utilizzo massiccio. Io addirittura nemmeno ci arrivo a fine serata col mio iPhone. Però per chi ne fa un utilizzo massiccio di smartphone, praticamente la durata sì è quella delle 24 ore, quindi non si può una persona lamentare se il cellulare a fine serata arriva con batteria al 20-5% perché è la durata perfetta. Qua promettono una durata più lunga, effettivamente io non li ho testati, quindi effettivamente non so se questa durata c'è, però almeno a quanto dire insomma nel primo quarto d'ora insomma lui caricherà veramente velocissimo lo smartphone, credo che anche il 50% riusciremo a ricaricare subito, e poi se ne andrà in una carica un pochettino più lenta, questo per non rovinare la batteria. Altro argomento importante, perché per esempio io non acquisto quasi mai, o non ho acquistato per me quasi mai, forse solo una volta, i Samsung o in generale cellulari Android. Sono conosciutissimi da molti anni i problemi che hanno Samsung con le batterie, della classica pancetta, quindi il rigonfiamento della batteria dovuto ai cicli di ricarica, e nemmeno perché smartphone nuovi con pochissime ricariche già fanno la pancia. Ora, che lo possa dire una persona che non ci lavora, quindi che utilizza un utente finale che soltanto utilizza questo smartphone, può insomma accodarsi alle dicerie delle persone: sì, ma i Samsung hanno la batteria che rigonfia. No, non è vero, non è così, è l'iPhone che rigonfia, ritornando ad iPhone come paragone. Il problema è quando ve lo dice invece un tecnico, perché io da tecnico di cellulari di questi ne apro al giorno un bel po', ed effettivamente tutti i cellulari che io ho aperto hanno la batteria gonfia, hanno la pancetta nella batteria, soprattutto i Samsung, e non ne tengo fuori nessuno, perché anche Xiaomi gonfia la batteria, anche altri tipi di, anche qualche Oppo mi è capitato con batteria gonfia, di smartphone anche di pochi mesi. Quindi comunque il problema nelle batterie sussiste, loro promettono che questo problema è stato risolto, però vi posso garantire che su smartphone nuovi, quando li apro, anche per altri difetti, perché vi ricordo che il rigonfiamento della batteria spesso porta al difetto dello schermo, vi si scolla il display e non vi fa funzionare nemmeno più il display, perché andando gonfiando va a premere all'interno il classico frame, qua si parla in termine tecnico, il classico frame del display, scollandolo addirittura. Quindi in questo caso ogni volta, per esempio, che devo andare a sostituire un display, a sua volta devo anche sostituire la batteria, perché proprio è stato quello la causa dello scollamento del display e della sua rottura. Quindi effettivamente vi posso dire che ancora questi problemi sussistono, quindi anche magari in questo succederà, non succederà, non lo so. A paragone, ecco perché scelgo magari iPhone, a paragone di iPhone, tutti gli iPhone che sono entrati, andando a togliere il display o andare a fare qualche altro tipo di lavoro, effettivamente le batterie che vi posso dire su 100 iPhone che entrano, magari solo 2-3 hanno la batteria Arbico, quindi comunque una percentuale che non può essere mai paragonata. Dopodiché cosa c'è da dire di questo smartphone? Per quanto riguarda il comparto fotocamera, abbiamo quella frontale da 13 megapixel, ovviamente non è chissà che cosa, però si sa, tutti i cellulari, anche compreso iPhone, tutti i cellulari peccano di fotocamera frontale, e secondo me qui magari già si dovrebbe incominciare
andare a, secondo me, pensare quando escono nuovi telefonini, a pensare di aumentare secondo me queste fotocamere frontali, perché effettivamente l'utente finale, non i tecnici che non ce ne frega niente di farsi video su TikTok, con tutto il rispetto di quelli che fanno video su TikTok, praticamente l'utente finale proprio fa questo, quindi fa video, fa reel, proprio per metterli nei social. Quindi magari essendo che uno fa proprio selfie, quindi mettendolo così frontalmente, in questo caso io opterei insomma, alle aziende il consiglio di aumentare queste fotocamere, quindi dedicarsi proprio al comparto frontale, perché ovviamente una fotocamera da 13 megapixel lascia il tempo che trova, diciamo che è discreta per le cose minime che si possono fare. Per quanto riguarda invece il comparto retrocamera, quindi il comparto quello più serio delle fotocamere, abbiamo la prima che è un 8 megapixel, che è una ultra wide camera. Poi abbiamo sotto centrale la camera principale che è da 50 megapixel e poi sotto quella per fare le macro che è soltanto da 2 megapixel. Quindi questo per quanto riguarda il comparto fotocamera. Come potete vedere sono quasi a filo, non so se si riesce a vedere, della scocca, quindi praticamente anche se appoggiate il cellulare senza custodia in un fondo, in un ripiano, non vi fa chissà quanto gioco. Ecco, per esempio rispetto ad iPhone questa differenza c'è, perché iPhone ovviamente non sono paragonabili minimamente e lontanamente le fotocamere, però effettivamente se appoggiamo un iPhone nel tavolo incomincia a fare il classico sali e scendi, perché effettivamente il comparto delle fotocamere è molto presente nella scocca di, per esempio, di iPhone, come sarà molto presente magari in qualche Xiaomi dove le fotocamere sono un pochettino più professionali. Come RAM la versione da 128 GB, perché questa è un 128 GB, avremo dedicati 6 GB di RAM, invece 8 GB di RAM le avevamo nelle versioni successive, quindi quella presente per intenderci da 256 GB. Questo essendo un 128 GB, quindi di spazio ne avete veramente tanto, ha dedicati 6 GB di RAM e devo dire che 6 GB di RAM sono veramente tanti come memoria dedicata, memoria virtuale dedicata a uno smartphone. Quando è che ci sono cellulari di fascia alta, quindi oltre i 900.000 euro, che hanno già anche loro dedicati 6 giga di RAM, quindi già trovare un 6 giga su questo smartphone di fascia medio-bassa è quanto dire, quindi la trovo davvero una cosa ottima. Come modulo abbiamo il 5G, abbiamo detto che questa è la versione 5G, è un octa-core, quindi veramente se avete un abbonamento 5G andrete veramente spediti. Anche come modem esterno potete utilizzare, insomma, facendo il routering in maniera veramente veloce, perché effettivamente la connessione non cade mai, è davvero un buon cellulare a livello di modem, quindi di connessione dati. Ovviamente accompagnato però con una SIM sotto abbonamento 5G, perché se avete una SIM ancora con abbonamento 4G, ovviamente non sfrutterete mai al massimo il suo potenziale a livello di modem. Batteria da 5000 mAh, quindi abbiamo detto sempre nel comparto batteria la durata 24 ore ci può stare, sicuramente arriverete, se fate un utilizzo normale, non massiccio, a fine serata anche col 25%, 20%, sicuramente ci arriverete. Poi se fate un utilizzo veramente blando, sicuramente scaricherete anche meno della metà della sua batteria. Comunque batteria abbastanza grande, 5000 mAh. Il suo peso è quasi 200 grammi, per l'esattezza è 197 grammi come peso, quindi effettivamente in mano si tiene davvero bene. Magari io, diciamo, per me, questo gusto personale, non mi verrebbe bene utilizzarlo, perché muovendomi col dito ovviamente non potrò arrivare mai sopra, perché effettivamente è più grande di un iPhone a livello normale. Quindi insomma può essere paragonato, credo, come estetica anche diciamo super giù ad un iPhone il Pro, però il Max, quindi quello più grande, super giù come grandezza. Effettivamente io per esempio l'iPhone Max non lo prenderei mai poi mai, perché praticamente non è una misura adatta per me. Io preferisco quello più piccolino per evitare di utilizzarlo con le classiche due mani, e comunque dipende cosa dobbiamo andare a fare. Se dobbiamo andare a abbassare, venire una tendina da qua sopra, purtroppo si deve utilizzare sempre con la doppia. Ultima cosa, come velocità CPU abbiamo un 2,4 GHz, quindi comunque una CPU che davvero è abbastanza spedita per il tipo di cellulare che c'è. Quindi ricapitolando, fascia medio-bassa di smartphone Android, questo di qua veramente lo trovo un giusto compromesso, ecco, fra uno smartphone che abbia tutte queste cose, che fa selfie discretamente, che fa buone fotografie, perché abbiamo la tripla fotocamera, quindi con la macro, quella principale, la ultra grandangolare, insomma c'è tutto quello che serve per voi che utilizzate veramente un Android e non volete andare chissà a spendere quale cifra. Quindi questo di qua veramente io lo consiglio come smartphone. Quindi se volete approfittare di uno smartphone che abbia questo prezzo e comunque ha delle qualità,
vi consiglio insomma di andare a acquistare questo bellissimo A25, la versione mi raccomando 5G, perché lo trovo davvero un giusto compromesso fra qualità e prezzo. Qua ce ne ho 2 praticamente, quindi insomma, se capiterà sempre di andare a recensire qualche altro Android, però che effettivamente ne vale la pena di dedicare un video, ovviamente non vi preoccupate, non è perché sono iPhoneista, quando reputo che c'è qualche Android che vada bene, ovviamente io lo recensisco. Detto ciò, spero che questa recensione, per quelli che hanno voluto pensare di acquistare proprio questo modello, sia davvero utile. Potete andare tranquilli perché è davvero un bellissimo smartphone, qualità, prezzo. Ciao a tutti.